Thomas era seduto nell'ufficio del medico, il cuore che batteva forte mentre il dottore spiegava i risultati. «È una MST», disse il medico gentilmente, porgendogli il referto. Le parole lo colpirono come un treno merci. Una MST? Ma non era stato infedele. Una fredda realizzazione lo colse mentre collegava i punti. Amanda, sua moglie, la donna di cui si fidava più di chiunque altro, era stata via per viaggi di lavoro. La sua misteriosa distanza, la gravidanza improvvisa, le date che non coincidevano. Tutto si stava sgretolando. Thomas tornò a casa, i pensieri un vortice di incredulità e rabbia. Aprì il laptop di Amanda, un ultimo tentativo per scoprire la verità. Pochi clic e lì c'era. Un itinerario di viaggio dal suo recente viaggio. Tra i nomi elencati c'era Jason Palmer. Jason, l'uomo che era stato il suo rivale per anni. Anni prima, a una festa aziendale, Thomas aveva incontrato Amanda per la prima volta. Era radiosa, rideva a una delle battute banali di Jason. Jason, il collega rumoroso e arrogante che cercava sempre di eclissare Thomas, aveva cercato di attirare l'attenzione di Amanda. Ma Thomas l'aveva conquistata con il suo genuino fascino e calore. La loro storia d'amore era sbocciata rapidamente. Un anno dopo si erano sposati, costruendo una vita piena di risate e sogni condivisi. Ma ora il passato sembrava ripetersi nel peggior modo possibile. Jason, a quanto pare, non aveva mai rinunciato al suo inseguimento di Amanda. Quando Amanda tornò dal suo ultimo viaggio, salutò Thomas con un sorriso radioso. «Ho preparato il tuo piatto preferito per cena», cinguettò, ignara della tempesta che si stava formando sotto la sua calma apparente. Mentre mangiavano, Thomas chiese con nonchalance: «Com'è andato il viaggio? Hai visto qualcuno di interessante?» Amanda esitò brevemente prima di rispondere: «Solo cose di lavoro, niente di eccitante». La bugia era chiara come l'inquietudine nei suoi occhi. Thomas sapeva che non poteva confrontarsi con Amanda senza prove solide. Assunse un investigatore privato, David, per seguirla e documentare le sue interazioni con Jason. Giorni dopo, David tornò con foto compromettenti. Amanda e Jason che condividevano un pranzo privato, il loro linguaggio del corpo troppo intimo per semplici colleghi. Alimentato dalla rabbia e dalla determinazione, Thomas incontrò Ellen, la sua avvocatessa acuta e intraprendente. «Dobbiamo proteggere tutto ciò per cui ho lavorato», le disse. Ellen delineò una strategia che avrebbe protetto i suoi beni: trasferire proprietà in trust, aprire conti offshore e documentare l'infedeltà di Amanda. Thomas aspettò fino a quando Amanda tornò da un'altra riunione di lavoro. Posò le foto sul tavolo da pranzo, la sua espressione fredda. Il volto di Amanda impallidì. «Thomas, non è come sembra!» «È esattamente come sembra!» la interruppe Thomas con voce ferma. «Mi fidavo di te e mi hai tradito!» Per una volta, Amanda rimase senza parole. In tribunale, Amanda cercò di giocare la carta della gravidanza, rivendicando i beni di Thomas come suo diritto. Ma Ellen era preparata. Presentò cartelle cliniche, prove fotografiche e la testimonianza di David. La fiducia di Amanda crollò mentre il giudice si pronunciava a favore di Thomas. I beni che sperava di reclamare erano legalmente intoccabili. Senza nessun altro a cui rivolgersi, Amanda cercò conforto in Jason. Ma Jason era furioso, incolpandola per il loro fallimento nel manipolare Thomas. «Hai rovinato tutto!» sbottò. Rendendosi conto delle vere intenzioni di Jason, Amanda sentì tutto il peso dei suoi errori. Aveva tradito l'unico uomo che l'aveva veramente amata, tutto per qualcuno che la vedeva come una pedina. Thomas lasciò la sua vecchia vita alle spalle, ritirandosi in una capanna isolata in montagna. Trovò conforto nella natura, adottando un cane fedele e documentando le sue avventure all'aria aperta. Il suo blog guadagnò un enorme seguito e, per la prima volta in anni, si sentì in pace. 2 anni dopo, Amanda si imbatté nel blog di Thomas. Sopraffatta dal rimorso, lasciò un commento sincero scusandosi per le sue azioni. Thomas rispose semplicemente: «Ti perdono. Vivi la tua vita e io vivrò la mia». Continuò a prosperare, le sue esperienze ispirando gli altri attraverso i suoi scritti e video. Imparò che il tradimento non lo definiva, lo facevano la sua forza e resilienza.
Nel frattempo, Amanda, ora madre single, lavorava per ricostruire la sua vita. Sebbene gravata dal rimorso, trovò conforto nell'essere una persona migliore per suo figlio. Passarono mesi e Amanda si ritrovò da sola in un modesto appartamento, crescendo suo figlio con il supporto della famiglia. Aveva creduto che Jason sarebbe rimasto al suo fianco, ma il suo abbandono la lasciò in rovina emotiva e finanziaria. Una sera fissò la cameretta vuota, la realtà delle sue scelte che la opprimeva. Lo sfarzo delle promesse di Jason era svanito, sostituito da rimorso e isolamento. «Avevo tutto», sussurrò con la voce rotta. Il pensiero di Thomas, il suo calore, la sua lealtà, le portò le lacrime agli occhi. Aveva scambiato una vita di stabilità per un'emozione fugace e ora ne pagava il prezzo. Nella solitudine della sua capanna di montagna, Thomas riscoprì se stesso. Ogni mattina iniziava con l'aria fresca della natura e l'abbaiare entusiasta del suo cane Max. Escursioni e campeggio sotto le stelle divennero la sua terapia, aiutandolo a elaborare il tradimento che una volta lo aveva consumato. Thomas iniziò a condividere il suo viaggio attraverso video e post sul blog. Le sue storie di resilienza risuonavano con un pubblico in cerca di speranza e la sua piattaforma crebbe esponenzialmente. Sconosciuti gli scrivevano per ringraziarlo della sua onestà, alcuni condividendo le proprie storie di crepacuore e guarigione. Una sera, mentre leggeva i commenti, realizzò che il suo dolore aveva uno scopo. Amanda non riusciva a scrollarsi di dosso il desiderio di sistemare le cose con Thomas. Dopo aver scoperto il suo blog, lesse ogni post, il senso di colpa che cresceva ad ogni parola. L'uomo che aveva ferito stava prosperando, mentre lei si sentiva bloccata nel passato. Una notte, Amanda scrisse un commento sul suo ultimo post. «Thomas, mi dispiace tanto per tutto. Sei stato buono con me e non l'ho apprezzato. Non mi aspetto il perdono, ma dovevo dirti quanto profondamente rimpiango ciò che ho fatto». Esitò prima di cliccare invia. Quando Thomas vide il commento di Amanda, rimase immobile. Per anni aveva cercato di seppellire il dolore, di andare avanti senza voltarsi indietro. Eppure eccola lì, in cerca di perdono. Pensò a lungo prima di rispondere. «Apprezzo le tue parole. Ti ho perdonata molto tempo fa, non per te, ma per me stesso. Spero che tu trovi pace e felicità nella tua vita. Abbi cura di te». Per Thomas fu come chiudere una porta che aveva tenuto socchiusa. Amanda lesse la risposta di Thomas con le lacrime agli occhi. Il suo perdono non cancellava il suo senso di colpa, ma le dava la chiusura di cui aveva bisogno. Decise di smettere di rimuginare sul passato e di concentrarsi sul futuro per sé e per suo figlio. Con rinnovata determinazione si immerse nel lavoro, ottenendo una promozione che le permise di trasferirsi in una casa migliore. Si iscrisse a corsi per genitori e si unì a gruppi di sostegno, trovando forza nelle nuove connessioni. Anche se il suo percorso non fu facile, Amanda iniziò lentamente a ricostruire la sua vita. Il blog di Thomas divenne una vera e propria carriera. Pubblicò un libro intitolato Il peso del passato, il mio viaggio attraverso il tradimento e la rinascita, che divenne un best seller. I lettori lodavano la sua vulnerabilità e le lezioni intrecciate nella sua storia. Attraverso tour e conferenze, Thomas incontrò molte persone che trovavano speranza nella sua resilienza. Ogni incontro rafforzava la sua convinzione che il dolore sopportato avesse un significato. Anni dopo, a un evento di beneficenza, Thomas incrociò inaspettatamente Amanda. Stava facendo volontariato, suo figlio ormai un ragazzo vivace al suo fianco. I loro sguardi si incontrarono e, per un attimo, il tempo sembrò fermarsi. Amanda si avvicinò esitante. «Thomas», disse con voce dolce, tendendogli la mano. Si voltò, sorpreso ma calmo. «Amanda, è passato tanto tempo. Vedo che stai bene», disse lei, guardando Emily impegnata con i bambini. «Sì, lo sono. E tu?» Amanda annuì. «Meglio di quanto avrei mai potuto immaginare. Liam, è tutto per me ora». La conversazione fu cordiale, riflettendo quanto entrambi fossero cresciuti. Non c'erano più rancori o rabbia, solo due persone che avevano superato un capitolo difficile delle loro vite. Amanda si allontanò con sentimenti contrastanti, ma senza rimpianti.
Vedere Thomas felice la rassicurò che aveva trovato la felicità che meritava. Capì che il suo percorso, seppur diverso, le aveva portato una pace interiore. Iniziò a fare volontariato nella scuola di Liam, usando le sue esperienze per aiutare altri genitori. Questo impegno le diede un nuovo senso di scopo, oltre al successo professionale. Qualche mese dopo, Thomas ed Emily celebrarono il loro 5° anniversario di matrimonio nel loro rifugio montano preferito. Durante la cena rifletterono sul loro percorso, stupiti di come la vita li avesse uniti. «Pensi mai al passato?» chiese Emily dolcemente. «A volte», ammise Thomas, «ma senza rimpianti. Mi ha reso quello che sono e mi ha portato a te». Emily sorrise, stringendolo a sé. «E questo è esattamente dove dovremmo essere». Anni dopo, Thomas ricevette una lettera inaspettata da Amanda. Non era piena di scuse o richieste, ma un semplice ringraziamento. «Thomas, volevo ringraziarti per avermi perdonato quando non lo meritavo. Quel momento ha cambiato la mia vita in modi che non posso spiegare. Liam sta prosperando, e anch'io. Avevi ragione. Lasciare andare il passato è l'unico modo per andare avanti. Auguro a te ed Emily tutta la felicità del mondo. Amanda». Thomas lesse la lettera in silenzio, poi la ripose in un cassetto. Era l'ultimo pezzo di chiusura, una conferma silenziosa che la vita può guarire anche le ferite più profonde. Con il passare degli anni, Thomas ed Emily divennero mentori per giovani coppie in difficoltà. I loro workshop e ritiri divennero famosi per la loro capacità di trasformare le vite, unendo racconti personali, esercizi emotivi e avventure all'aria aperta. Anche Amanda trovò il suo modo di dare indietro. Fondò una ONG per aiutare le madri single, usando le sue esperienze per sostenere gli altri. Liam crebbe in un giovane uomo gentile e ambizioso, consapevole dei sacrifici di sua madre. Quando si laureò, Amanda era tra il pubblico, le lacrime agli occhi, orgogliosa del percorso fatto. Alla fine, le vite di Thomas e Amanda divennero testimonianze della resilienza umana. Pur avendo preso strade diverse, entrambi trovarono modi per trasformare il dolore in gioia. Thomas rifletté spesso su come il perdono lo avesse liberato per amare di nuovo con Emily. Amanda trovò forza nell'assumersi le sue responsabilità, usando gli errori come trampolino verso un futuro migliore. La loro storia condivisa, una volta fonte di dolore, divenne un promemoria di quanto lontano fossero arrivati. E mentre il sole tramontava sulle montagne, ciascuno di loro era grato per le lezioni apprese, l'amore trovato e l'opportunità di ricominciare. 10 anni dopo, le loro vite avevano raggiunto un equilibrio armonioso. Liam, ormai adulto, perseguiva la sua passione per le scienze ambientali, ispirato anche dalle storie di Thomas. Un'estate, un summit ambientale portò Liam nella città dove vivevano Thomas ed Emily. Liam fu invitato come relatore, un traguardo che Amanda celebrò con orgoglio. Thomas, figura di spicco nell'ambientalismo, fu anch'egli invitato a parlare. Notando il nome di Liam nel programma, provò curiosità e orgoglio. Al summit, Thomas ed Emily assistettero alla presentazione di Liam. Parlò con passione, catturando l'attenzione del pubblico con idee innovative. Dopo la sessione, Thomas si avvicinò a Liam. «Sei stato fantastico lassù». Liam sorrise. «Grazie, signor Harrison. Il suo lavoro mi ha ispirato molto». Iniziarono una conversazione fluida, uniti dall'amore per la natura. Thomas offrì di fare da mentore a Liam, gesto che commosse profondamente Amanda. Venutolo a sapere, Amanda scrisse a Thomas un breve, ma sentito ringraziamento. «Grazie per aver sostenuto Liam. Significa più di quanto immagini. Sono grata per l'influenza positiva che hai su di lui. Con rispetto, Amanda». Thomas lesse la lettera e la condivise con Emily. Rifletterono su come il perdono e la crescita li avessero portati a quel punto di serenità. Mentre la carriera di Liam decollava, Amanda iniziò un nuovo capitolo, trovando l'amore con Daniel, un uomo gentile che condivideva le sue passioni. Thomas ed Emily continuarono a espandere i loro progetti, creando borse di studio e lasciando un'eredità duratura. Amanda ampliò la sua ONG, aiutando sempre più famiglie.
Anni dopo furono entrambi invitati come relatori a una gala in onore di contributi sociali e ambientali. Le loro parole si intrecciarono, dimostrando come percorsi difficili possano portare a grandi risultati. Dopo l'evento, condivisero una conversazione sincera, senza alcuna amarezza, solo rispetto reciproco. «Hai fatto un ottimo lavoro, Amanda», disse Thomas. «Anche tu», rispose lei sorridendo. «Liam ti considera una grande ispirazione». Thomas annuì sentendosi grato. Mentre il sole tramontava, entrambi sapevano di aver trovato la pace. Avevano imparato che, nonostante il dolore del passato, la vita offre sempre una seconda possibilità. E così, con speranza e gratitudine, continuarono i loro percorsi, consapevoli che il futuro riserva sempre nuove opportunità. La storia di Thomas Chi mostra che anche dalle situazioni più difficili possiamo emergere più forti di prima. Tu come affronteresti un tradimento così? Condividi i tuoi pensieri nei commenti. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e iscriviti al canale per altre storie incredibili.